Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally Lancia Stratos HF edizione Centauria in scala 1:8 uscita numero 21. Andiamo subito a vedere cosa troviamo all'interno del fascicolo. La seconda di copertina è sempre dedicata per ogni collezione ai numeri utili e ai servizi. Questo è quello che troviamo all'interno di questo fascicolo, poi andremo ovviamente a vederlo nel dettaglio. Io ho cercato già, come sapete almeno per chi mi conosce, ho cercato già di guardare il montaggio per cercare di velocizzarvelo, rendervelo più semplice, anche se le istruzioni sono spiegate molto bene. Voi guardatele sempre e comunque le istruzioni. Invece una cosa, ma ve ne parlerò subito dopo aver visto l'ultima pagina, una cosa che volevo poi dirvi. E questo è quello che poi alla fine di questa sessione di montaggio noi otterremo. È una macchina molto bella della storia, cosa vi devo dire? Un grande pilota, Sandro Munari, il navigatore, Silvio Maiga, una Lancia Stratos che ha vinto il campionato del mondo di rally nel 1975 e ha vinto il campionato, o meglio, chiedo scusa, il rally di Monte Carlo nel 1976. Una macchina molto iconica. Io vi consiglio, se potete, di fare questa collezione. Tornando al discorso di prima, io come sapete è 2 anni che dico, mi raccomando ragazzi, createvi sempre il filetto, e adesso hanno cominciato anche loro a dare questa ottima indicazione. Andiamo subito a vedere cosa è contenuto all'interno di questo fascicolo. Comunque il montaggio non è affatto complicato, quindi state tranquilli, ci sono un po' di pezzi da montare ma non ci sono problemi. Questo è il disco del freno che poi andrà unito. Qui abbiamo 2 fascette che terranno poi il tubo di raffreddamento che convoglia poi dal muso anteriore l'aria all'interno dei dischi ventilati. Abbiamo le pinze del freno che poi saranno da unire con queste che fungono da pastiglie. Può sembrare una pinza rifinita e uno è libero col suo modello di renderla più reale. La realtà è che non si vede all'interno del cerchione, quindi si vedrebbe comunque poco. Però ragazzi, se volete iscrivervi anche al mio gruppo su Facebook, oltre che, se avete piacere, anche qui sul canale, e di attivare la campanella così da poter rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video, mi fa piacere. Date un'occhiata anche alla playlist perché ci sono altri modelli. Allora, questo invece è il mozzo della ruota. Questo è metallo, gomma e tutto il resto, anche questi qua sono in metallo, che sono i braccetti del mozzo, e tutto il resto è plastica e gomma. Poi abbiamo 5 serie di viti, DM, ABM, CM, SM e ADM, tutte destinate ad essere avvitate nel metallo. Vedete che c'è la lettera M alla fine, vuol dire metallo,
e quindi io sono solito usare un lubrificante per crearmi i filetti. Qui abbiamo una piccola rondella che sarà quella che poi, grazie alla vite, questa, la DM, terrà la ruota in posizione. Adesso andiamo a vedere la prima cosa che io ho fatto. Prendo 2 viti ADM, intanto ringrazio altre 2 persone che hanno deciso di donarmi qualcosa sotto il video dove c'è scritto grazie, però come vi ho già detto altre volte, se non mi fate un commento con sottoscritto grazie, io non so a chi ringraziare perché non vedo più i nomi. Ci terrei tanto a ringraziarvi. Quindi se potete, mandatemi un messaggio, grazie, e io capisco che siete voi. Ok? Allora, andiamo avanti. Prendiamo il pezzo così. Andiamo a bagnare la vite ADM in un lubrificante. Io l'ho già fatto, per cui vi faccio soltanto vedere. Bagnate appena appena, poi ecco qui. Cerco di mettere l'immagine a fuoco. E andiamo a crearci il filetto, guardate bene la posizione. Qui io l'ho già fatto, infatti guardate come si avvita. Ricordatevi sempre una cosa che ho già detto anche in altri modelli. Fate attenzione, guardate. Quando arrivate che dovete passare con la vite anche qua dentro, per creare il filetto anche dietro, dovete stare attenti che la vite non punti fuori dal foro, e se non ve ne accorgete voi avvitate, potete o allargare una parte e spezzarla perché il metallo è zama, oppure strappare il filetto all'interno. Quindi accertatevi che la vite che andate ad inserire e che deve poi attraversare lo spazio per poi inserirsi nel foro dietro vada perfettamente all'interno del foro dedicato, altrimenti fate danno. Vedete? Fate la stessa cosa con l'altra. Seguite i video dall'inizio alla fine, altrimenti poi non capite perché Michele non bagna più la vite nel grasso. Non bagna più la vite nel grasso perché lo ha già fatto prima di fare il video. Mi sono preparato tutto per velocizzare i tempi e fare video più brevi. Ecco qui, stesso discorso, ci accertiamo che passi dietro, poi andiamo a svitare queste 2 viti nuovamente, dopo averle avvitate le svitiamo, senza tirarle fuori tutte. Ci fermiamo a filo di questo pezzo qui. Prendiamo adesso i 2 braccetti, questi, non importa come li mettete da una parte o dall'altra, vanno benissimo. Inseriamo qua e avvitiamo. Stringete forte, ma il braccetto deve essere libero di potersi muovere.
Vedete? Ok, a questo punto andiamo avanti e prendiamo due viti CM. Le bagniamo sempre appena appena nel lubrificante e andiamo ad avvitarle qui nei braccetti che abbiamo appena montato. Anche questo io li ho già fatti, vedete come entra subito la vite? E li lasciate inseriti qui, non vi preoccupate. Bene, fatto questo, ci occupiamo adesso di questi due fori dove andremo poi ad avvitare la pinza dei freni. Prendiamo due viti SM ungiamo e andiamo ad avvitarle qui. Fino in fondo. Io mi fermo prima perché non so se si vede, ma io ho creato già i filetti. Vedete, lo potete vedere dal fatto che è lucido all'interno. Voi arrivate invece fino alla fine, così lo creerete tutto. Ok, adesso c'è rimasto da prendere una vite ABM la ungiamo e andiamo a inserirla qui, guardate. Qua. Qui c'è il foro più largo, che è passante, ovviamente dietro è quello più piccolo perché deve essere filettato. Così ci siamo preparati tutti i filetti. Va bene? Andiamo a vedere se ho dimenticato qualcosa, perché può essere, ma non ci sono problemi. Poi durante le fasi di montaggio troveremo quello che ci va. Adesso prendiamo la pinza dei freni con i dischi, chiedo scusa, con le pastiglie dei freni e andiamo a inserirlo così. Qua abbiamo un perno, deve essere inserito in questo foro all'interno, così. Ecco qui. Premiamo un attimo solo che trovo qualcosa per premere bene. Quindi la inseriamo così. Questo lo inseriamo così. E spingiamo finché tutto questo spazio non dovrà più esserci. Ovviamente non fate questo lavoro perché la rompete. Spezzate i perni all'interno. Dovrete solo con i pollici premere qui, da questa parte, destra e sinistra. Attenzione a non rompere questo perché poi andrà inserito il tubo dei freni. Piano piano, senza fretta. Vi aiutate con l'indice, premete questo di colore diverso
che simulano le pastiglie e lo fate andare in giù e poi continuate a schiacciare da questa parte. Vedete, non dovete avere assolutamente fretta, se no create il danno. Andiamo ancora a schiacciare all'interno la plastica, eccola lì, e ritorniamo finché non toccherà bene, noi continueremo a inserire. Non ci deve essere spazio. Ragazzi, non vi rendete conto? Sto grondando di sudore perché ho 240 LED accesi sopra. Sto sudando che non vi riesco neanche a dire quanto. Devo asciugarmi le mani continuamente. Allora, torniamo a noi, è una cosa lunga. Ecco. Ancora un po'. Ecco qua. Questa è la linea chiaramente di giunzione che si vede perché sono due pezzi diversi, ma vedete che è tutto inserito correttamente? Infatti, qui deve essere a filo con questo di colore diverso e qui deve essere a filo. Adesso andiamo a montarci il disco ventilato. Vedete, abbiamo 4 perni da inserire nei fori. Potete metterlo come volete, qualsiasi foro va bene. Premete solo dove vedete i perni, non premete dove non ci sono i perni, premete solo sui perni e un po' alla volta. Perfetto, guardate. Prendiamo la pinza, controlliamo, vedete? Deve essere libera di girare. Ok, a questo punto facciamo un po' d'ordine. Prendiamo il telaio. Ecco qua. Guardate, è tutto molto semplice, spero soltanto che si vedano bene le immagini, almeno quello. Allora, qua ci dice giriamo al contrario il telaio, non vi preoccupate, guardate, fate tranquillamente così. Prendete questo e andiamo ad avvitare la pinza in questo modo. Quindi queste due viti che sono le, ve lo dico subito, le SM, queste le andiamo a svitare e le andiamo poi a rimontare subito con il pezzo in posizione. Ecco qua, così, vedete? Così. È molto semplice come montaggio e devo dire che, non so voi, ma io sono contento. Ripeto, come ho detto all'inizio, la pinza può sembrare molto semplice come fattura, però sinceramente, cioè, ha quello che serve, ha le ganasce, ha i finti ferodi all'interno, quindi va bene. In più è coperta, cosa volete fare? Ecco qua, non stringete forte altrimenti rompete le plastiche, ma grazie al fatto che vi siete creati i filetti questo problema non potrà esserci. Guardate che bello, è bello veramente, mi piace. Bene, adesso andiamo a svitare queste qui che sono le viti CM.
1 e 2, sopra e sotto, vi ricordate che ci siamo creati i filetti, e facciamo questo lavoro molto semplice. Inseriamo questo qua sotto, giriamo al contrario il cacciavite, quando sentiamo il clac avvitiamo, ecco qua, senza stringere, non stringete forte, lasciatelo molle, che sia lento insomma. Poi giriamo questo al contrario, ripetiamo la stessa operazione con la vite CM, facciamo entrare questo così, non stringete, andiamo a svitare adesso la vite ABM che avevamo montato qui. Questo è il braccetto che poi consentirà alla ruota di sterzare, e andiamo a inserire questo argentato qua. Adesso fate attenzione, non diventate matti se vedete che non si inserisce, non vi dovete preoccupare, perché vi basterà fare questo, guardate. Non vi dovete preoccupare, allentate questo, allentate quello sotto, questo qui, e inserite questo. Avete visto? Ecco qua. Le viti si stringono sempre alla fine. Abbiamo quasi finito. Stringete pure forte questo, poi stringiamo questa vite qui, stringiamo anche quest'altra sopra e poi controlliamo che non sia troppo duro lo sterzo, altrimenti andremo ad allentare. Ecco, attenzione, vedete, io ho commesso un piccolo errore, non dovete fare leva sulla pinza perché è plastica, fate così. Allento un po', appena appena. Proviamo. Queste sono le prove che dovete fare. Ok. Vedete? Adesso va benissimo. Provate gli ammortizzatori, attenzione, non schiacciate la pinza, schiacciate qua sotto. E vanno benissimo. Che bello, che bello. Abbiamo finito, però prima ci dice di montare la ruota. Prendere questa, io vi faccio soltanto vedere, ma vi sconsiglio di montarla. Ma vi consiglio di fare questo invece. Vi sconsiglio di montarla come anche il motore, che secondo me non va montato perché è soltanto fastidioso e rischiate di danneggiarlo. Lo montate quando vorrete voi. Quando vedrete che si dovrà per forza montare, lo monteremo, ma non prima. Adesso ci vuole una vite DM. Ragazzi, mi raccomando, se avete piacere, iscrivetevi al canale e continuate a dare vita a quello che fa Michele, perché siete voi la vita del canale, non ve lo dimenticate. Mi guardate i video, però non vi iscrivete. Lasciamo perdere a chi sono antipatico, non posso mica piacere a tutti. Però a voi, che magari riuscite a vedere il meglio di Michele, potete anche iscrivervi. Allora, con la vite che ho appena preso, la DM, vado a crearmi il filetto qui nel mozzo centrale. Perfetto.
Io ragazzi non riesco a vedere se si vede bene, boh, non lo so. Allora, asciughiamo se c'è del grasso in eccesso. Ecco, poi noi dovremo prendere la nostra ruota, io adesso ve la farò vedere giusto perché così per un fatto estetico. Voi direte, ma Michele, il disco non lo metti? Sì, lo metto. Ho soltanto evitato di metterlo ancora perché ho potuto filettare bene, se mi scappava il cacciavite non rovinavo il disco, ecco per questo. Poi andiamo a mettere il nostro disco, è molto semplice, questa parte qui va verso l'esterno perché abbiamo questo perno che va in questo scasso qui. Vedete? Quindi andiamo a inserire adesso il nostro disco, mettiamolo così, molto semplice. Ora prendiamo la ruota e la facciamo girare finché non sentiamo che entra. Eccolo lì, è entrato. Praticamente il disco ovviamente deve girare insieme alla ruota, altrimenti non va bene. Mettiamo guarnizione e vite e stringiamo. Io poi andrò a rimuoverla, ve l'ho già detto. La stringiamo forte e poi la regoliamo. Ecco qua. Guardate come ammortizza, bellissimo. Adesso smonto la gomma e vi faccio vedere il tubo di gomma. E smonto la gomma e vi faccio vedere il tubo di gomma, questa è bellissima. Smonto la ruota e vi faccio vedere il tubo di gomma di raffreddamento come va montato, perché poi io la gomma, come vi ho già detto, la terrò montata solo per farvi vedere il modello esteticamente, dopodiché la rimuovo. Allora, il tubo di gomma va montato così. Guardate, è molto facile. Non vi potete confondere perché abbiamo la parte finale che è tutta con le righe. Sto cercando di mettere a fuoco l'immagine. Quando non riesco a vedere le immagini attraverso il telefonino bene, mi passa veramente la voglia di fare questi video, ve lo dico davvero. Quando lavori male è brutto, è brutto, è brutto. Sono continuamente qui che tocco con il dito il display per mettere a fuoco e non ce la faccio. Comunque, allora, il tubo è tutto zigirato fino alla fine, mentre qua le righe arrivano solo qui. E qui è tutto liscio. Bene, la parte liscia va verso la parte anteriore del modello. Prendiamo una fascetta, dobbiamo chiuderle così, con la parte zigrinata della fascetta verso l'interno. Vedete? Così. La parte zigrinata deve essere all'interno, la parte liscia fuori. Quindi ne prendiamo una, la inseriamo, guardate, vi faccio vedere il modo più semplice per fare il lavoro, perché se mettete prima il tubo di gomma e poi la fascetta diventate matti. Ok, la lasciate larga, la fate solo inserire che non scappi più. Fate la stessa cosa con l'altra, sempre allo stesso modo. Ecco.
Perfetto, vedete, siamo qui, inserita alla stessa maniera e larghe. A questo punto prendiamo il tubo, parte liscia davanti, lo inseriamo dentro le due fascette in questa maniera, ecco qui, e stringiamo una fascetta. Non stringetela tutta, lasciatela ancora in modo che potete ancora lavorarla. La stringiamo alla fine. Allora, io le girerò al contrario. Le fascette io le girerò così. Guardate. Poi le taglio da sotto, perché non voglio che si veda davanti. Ok? Non le lascerò come ci fanno vedere loro qui. Perché non mi piace, anche se non si vedono. Allora, il tubo deve andare contro, qua. Guardate, questo, vedete che è più semplice se fate così, mettete le fascette, ma le lasciate in tensione, ma che possiate ancora muovere a destra e a sinistra. Questo deve andare in battuta così. Una volta che avete messo questo, stringete così. Una, adesso vi faccio vedere, e due. Ecco qua. E il gioco è fatto. Così. Poi tagliate con la forbicetta, con una tenaglia sotto e avete finito. Io poi con l'accendino le scaldo e le faccio stondare dietro, ma non ve lo faccio vedere perché se non siete capaci rischiate di bruciare, di dar fuoco alla macchina, quindi lasciamo perdere. Tagliate solo i pezzi. Questo è come deve essere messo il tubo. Poi, una volta montata il cofano anteriore, le prese d'aria e tutto, questo, guardate, lo potete alzare o lo potete abbassare, lui rimane in posizione, quindi non vi preoccupate, ok? Non è che da qui non lo muovete più. Dove lo mettete lui sta. Va bene? Adesso taglio questi due pezzi e ci vediamo dopo. Ecco qua. Un tagliaunghie. E vado a tagliare. 1 e 2. Perfetto. Vedete? È più carino, non vedete i pezzi davanti, sono nascosti dietro. Poi state attenti voi perché vi bruciate il disco, non lo fate. Ok, perfetto. Ecco qua, adesso montiamo la ruota perché voglio fare una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino al numero 21 e poi ci salutiamo e vi dico che io sono sempre più contento di questo modello, di aver scelto di farlo. Perfetto. E vi consiglio di farlo anche a voi, se potete, ci mancherebbe. Questo, appena potrò, vi farò una piccola recensione del modellino che ci hanno dato in omaggio, che è uno dei gadget che danno a chi ha sottoscritto l'abbonamento. Adesso andiamo a prendere quello che abbiamo montato fino a questo numero, o meglio, diciamo proprio il numero, fino al numero 21. Allora vediamo quello che riesco a farvi vedere perché qua è sempre più grande e meno male. Abbiamo il volante,
in metallo verniciato, sia qui che qui. Abbiamo la copertura dei fari secondari con livrea Alitalia, Carello, che è la marca che produce i fanali, storica Carello. Guardate le plastiche, non vi dico più niente. Sembrano vere. Saranno illuminate da 4 LED che sono già all'interno. Qui la copertura. La tenuta sarà garantita da 4 elastici, uno per ogni 2 ganci metallici. Vediamo di vedere bene il motore. Come vi ho consigliato, conviene tirarlo giù per poter lavorare più in sicurezza. Ecco il motore. Semiassi deve essere mobile così, Se il vostro è rigido non va bene. Il telaio è tutto in metallo. Spettacolo! Anche qua abbiamo il gruppo fari primario che sarà illuminato con i 2 LED che abbiamo già inserito nelle sessioni di montaggio precedenti. Qui abbiamo lo stemma, campione del Rallye di Monte Carlo del 1976, è in alluminio e qui è tutta vernice. Mascherina in metallo, targa storica Torino. Frecce e faretti non sono funzionanti, però sono riprodotti in maniera eccellente. Qui abbiamo gli altri 2 gancetti in metallo che terranno poi la copertura dei fari secondari, ecco qui, e qui guardate l'opera d'arte. Ecco qua. Quanto è bello questo modello. Sono anche un poeta, faccio la rima. Allora, questo tubo qua, vi faccio vedere, che abbiamo appena inserito per il raffreddamento dei dischi, che vedete potete poi regolarlo, andrà poi inserito all'interno di questo foro. Ecco qua. Ovviamente non credo assolutamente che sia da inserire, io ho usato questo termine, ma non è corretto. Sarà in linea con questo foro perché questo dovrà poter essere aperto ogni qualvolta noi desidereremo aprirlo. Quindi abbiamo il telaio che si inserisce qui nelle cerniere, 1 e 2, tutto metallo. Ecco, grosso modo sarà così. Beh, sono troppo contento. Ragazzi, grazie del vostro tempo. Mamma mia che brutto, così sembra che ho fatto un incidente. Grazie del vostro tempo, grazie delle visualizzazioni, grazie delle iscrizioni, grazie a tutti quelli che hanno deciso di aiutarmi donandomi qualcosa. Grazie ragazzi a tutti, ripeto sempre ragazzi, ma ragazzi è un termine bellissimo, magari potessi essere anch'io ancora oggi un ragazzo. Oh, non riesco a farlo stare su, cribbio. E vabbè, d'altronde come fa a stare su? Ci manca il pezzo sotto. Bene,
Ecco qua. Questo lo mettiamo qui, questo lo mettiamo qui. Ecco fatto. Ragazzi, Michele vi saluta, vi abbraccia. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Grazie di avermi seguito e grazie perché continuate a fare vivere il mio canale. Al prossimo video, ciao!